sono Harry e oggi volevo fare un focus sui motori elettrici utilizzati per gli skateboard, le tipologie, i pro, i contro, gli usi e anche un'eventuale guida per gli acquisti. Fondamentalmente ce ne sono di tre tipi. Abbiamo gli hub motor, abbiamo i belted motor e abbiamo i direct drive. Innanzitutto direi che potremmo iniziare con gli hub motor, vi faccio vedere. In questo caso praticamente il motore si trova dentro la ruota. In questo caso abbiamo dei vantaggi e degli svantaggi, in realtà sono dei pro e dei contro, ma lo sono per ogni tipologia di motore. Innanzitutto questo tipo di motore è estremamente silenzioso, infatti praticamente quasi non lo si sente, efficiente perché chiaramente il motore si trova dentro la ruota, anzi fa parte della ruota praticamente, è proprio la ruota stessa insomma, quindi efficienza elevata, silenziosità e altra cosa molto importante è che a skateboard spento funziona come una normale ruota perché non abbiamo della frizione, non abbiamo dei grossi pesi da muovere, per cui in realtà possiamo usare lo skateboard in modo normale. Chiaramente il peso non è quello di uno normale perché qui abbiamo batterie eccetera, però si può usare tranquillamente. I pro di questo tipo di motore sono appunto, come ho detto, la silenziosità, il fatto che sia efficiente e che non ci sia resistenza quando è spento. Però abbiamo ovviamente anche dei contro, in questo caso sono innanzitutto la potenza del motore che è limitata dalla forma della ruota, bisognerebbe ingrandire la ruota per aumentare la potenza, quindi generalmente sono motori che viaggiano dai 400 ai 600 watt più potenti, e un'altra cosa che abbiamo di contro è il raffreddamento del motore. Trovandosi in una posizione chiusa è molto soggetto a surriscaldarsi, anche questo è un contro. Invece, parlando dei motori belted drive, vi faccio vedere un esempio qua. In questo caso la trazione dal motore alla ruota è effettuata mediante una cinghia. Questa tipologia di trazione ovviamente ha un costo energetico, mentre questi qui, come dicevo prima, sono altamente efficienti, questi ne perdono un po' perché chiaramente c'è un motore, c'è un pignone, c'è una corona e c'è una cinghia dentata e tutto questo chiaramente assorbe energia. Quindi primo punto negativo è questo. Seconda cosa, che forse potremmo dire che è più positiva che negativa, e cioè la potenza. Questo tipo di motori, essendo posizionati esternamente rispetto agli hub motor, sono in grado appunto di essere più grossi, più performanti e quindi generalmente questo tipo di skateboard con questo tipo di trazione ha una coppia molto più elevata, accelerazione, insomma sono molto più performanti rispetto a questi qui. Altro pro che secondo me è molto importante è che la ruota è svincolata dal motore, quindi ecco che possiamo mettere dei tipi di ruote da skateboard e non necessariamente delle gomme, perché nei motori ad hub praticamente la ruota è il motore e quello che poi è incastrato, callettato sopra è una specie di gomma in poliuretano che tra le altre cose, come avremo modo di vedere in un altro video, hanno veramente uno scarso livello di qualità, per cui hanno vibrazioni, non sono perfettamente rotonde, non sono nemmeno centrate, anzi sono eccentriche proprio, quindi sono proprio scadenti nonostante costino non poco. Qui invece abbiamo ruote da skateboard, quindi possiamo mettere ruote di alta qualità e questo sicuramente è una cosa importante, quindi potenza, alta qualità. Negativo, un po' di efficienza in meno perché chiaramente abbiamo un sistema della trazione. Rumorosità, questo tipo di trazione appunto comportando un ingranaggio, una cinghia, per forza di cose ne aumenta la rumorosità. Può essere un pro, può essere un contro, perché tutto sommato a me piace e forse aiuta anche a percepire un po' più il senso della velocità, che qui si perde un po' di più. E niente, altro aspetto negativo è invece che a skateboard spento non lo usate come uno skateboard normale. Se io lo spingo così praticamente si ferma subito, cioè si sente una resistenza abbastanza elevata. Ultima tipologia di motore sono i direct drive. In questo caso è una soluzione derivata dall'hub motor. In questo caso
Il motore però non si trova dentro la ruota, ma si trova nell'hangar del truck, quindi lo si porta fuori tra le ruote. Questo ne permette di aumentare, diciamo, sia la dimensione, chiaramente entro certi limiti perché c'è il diametro della ruota, ok? E quindi maggiore potenza, raffreddamento del motore e efficienza. Questo perché, essendo posizionato e attaccato alla ruota normale, chiaramente non abbiamo dispersione. E non ultimo, il vantaggio di poter utilizzare delle ruote da skateboard normali, che non è poco sinceramente, perché il campo delle ruote è veramente molto vasto. A differenza delle P-Wheels che vengono messe sugli Hub Motors, cioè praticamente è probabile che esista una o due ditte che li costruiscono, poi effettuano le varie personalizzazioni e comunque generalmente diciamo che sono tutte di qualità molto molto scadente. Poi non c'è nemmeno la possibilità di scegliere i vari tipi di durezze, quindi se io volessi qualcosa di più performante in termini di grip o meno performante, insomma, ecco, diciamo che la scelta in questo caso è veramente poca. Quindi queste sono le tre tipologie di motori ad oggi utilizzate. Le più chiaramente diffuse sono Hub Motor e Belted Drive. Il Direct Motor si sta diffondendo adesso su alcuni marchi e vedremo se prenderà piede o meno. Un saluto da Henry e alla prossima.